Ciao a tutti, oggi ho fatto degli sgombri ad insalata. Innanzitutto taglio a fette una cipolla rossa che poi metterò nell'acqua con un po' di sale, come fra un po' vedrete. Ecco, la taglio a fette abbastanza grossolane, poi la separo gli anelli, un po' di aceto di vino bianco, del sale e dell'acqua. In questo modo cerco di togliere l'acidità della cipolla stessa. Poi vedete, come altri ingredienti ho dei pomodorini, dei ceci lessati e poi metterò anche del finocchio tagliato sottile. Intanto cerco di lavare la cipolla per levare l'acido. Taglio a pezzetti i pomodorini. Potete usare anche dei pomodori insalatari, quello che volete. Io in questo caso ho usato dei ciliegini dolci e comincio quindi a preparare l'insalata. Ora dei finocchi tagliati molto sottili, anche questi accostati allo sgombro ci stanno benissimo. Poi ovviamente il tipo di taglio è molto a discrezione personale, a me piace tagliarli abbastanza sottili. Quindi metto tutto in una bowl per poi fare un condimento generale. Ecco, con i ceci lessati, un po' di olio extravergine d'oliva, un po' di pepe e così comincio a far insaporire questa insalata che poi sarà la base dello sgombro lessato. Ecco qua, due begli sgombri già eviscerati che taglio a metà per poi poterli lessare più facilmente. La cottura dello sgombro è abbastanza semplice perché essendo un pesce azzurro, anche se passa un po' di cottura non c'è grosso problema. Quindi a partire dall'ebollizione io li metto ad acqua fredda con un po' di sale. A partire dall'ebollizione 6-7 minuti dovrebbero essere pronti, ma anche se andiamo oltre non crea problemi. Per dare un po' di acidità metto mezzo bicchiere di aceto di vino bianco e poi parto con l'ebollizione. Ecco qua, lascio ancora qualche minuto e poi li posso levare. Lo sgombro è un pesce azzurro, è il pesce azzurro per eccellenza, molto indicato perché è ricchissimo di omega 3. Quindi lo levo e lo lascio freddare un attimo, lo lascio intiepidire per poi poterlo deliscare più facilmente. Guardate che spettacolo questi sgombri. Ecco qua, una volta cotti e scolati, ora inserisco la cipolla che avevo precedentemente tagliato e messo in acqua e sale e aceto, così rimane più dolciastra, quindi meno acida, si può anche mangiare più facilmente. Una bella mescolata e un'insaporita. Adesso sfiletto lo sgombro da cotto. L'ideale sarebbe farlo con gli sgombri non eccessivamente caldi per evitare che si sfaldino, quindi lasciarli intiepidire un po'. Io in questo caso non li ho lasciati intiepidire del tutto perché avevo fretta e quindi sono ancora un po' caldi per spolparli, però in ogni caso la compattezza del pesce, essendo molto fresco, mi ha dato una mano. Ecco qua, guardate, tolti i filetti, un altro po' di cipolla sopra, tolte le lische e così l'insalata ce l'abbiamo pronta, una bella mescolata e guardate che spettacolo. Solo a vederla così viene l'acquolina in bocca. Eccola qua servita, sgombro ad insalata con ceci, finocchi, cipolla e pomodoro, uno spettacolo, condita con un filo d'olio extravergine d'oliva. Provatela perché è stravanata come ricetta.